Lezione 1. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Buongiorno Anna, come riesci a conciliare lavoro e vita personale in questi giorni? Ciao John, è un po' impegnativo, ma sto trovando il modo di farlo funzionare. E tu? Sto cercando di stabilire confini chiari. Disattivo le notifiche di lavoro dopo l'orario di lavoro. È intelligente. Ho iniziato a programmare il tempo per me nel mio calendario. Mi aiuta a ricaricarmi. Ottima idea. Cosa fai durante il tuo tempo per me? Mi piace leggere o fare una passeggiata. È rinfrescante. Come trascorri il tuo tempo libero? Mi piace guardare i documentari. Sono divertenti e istruttivi allo stesso tempo. Sembra interessante. Dovrei dare un'occhiata ad alcuni documentari. Qualche consiglio? Recentemente ne ho guardato uno sull'esplorazione spaziale. È stato strabiliante. Lezione 2. Tipo di cucina preferita. Ehi Anna, qual è il tuo tipo di cucina preferito? Ciao John, adoro tutto ciò che è piccante. Il cibo messicano è il mio preferito. E tu? Sono un grande fan della cucina italiana. I piatti di pasta sono semplicemente i migliori. Il cibo italiano è delizioso. Hai un piatto di pasta preferito? Adoro gli spaghetti alla carbonara. La salsa cremosa è irresistibile. Qual è il tuo piatto messicano preferito? Tacos, sicuramente. Adoro aggiungere molta salsa e guacamole. Sembra gustoso. Avete mai provato a farli in casa? Sì, l'ho fatto. È divertente sperimentare ingredienti diversi. Cucini cibo italiano? Io faccio. Mi piace fare la pizza fatta in casa con condimenti freschi. Sembra fantastico. Dovremmo organizzare una serata di cucina e condividere le nostre ricette. Ottima idea. Sarebbe divertente esplorare insieme cucine diverse. Lezione 3. Conversazioni sulla cura dell'auto. Ciao Anna, è bello sapere che hai riparato la tua macchina. Da quale meccanico sei andato? Ciao John, sono andato all'officina di Dave. Hanno fatto un lavoro fantastico. È fantastico. Che problemi avevi con la tua macchina? I freni facevano un rumore strano e l'hanno riparato rapidamente. Odio quando ciò accade. Hanno spiegato cosa c'era che non andava. Sì, hanno detto che era solo un piccolo aggiustamento. È bello avere meccanici affidabili. Assolutamente. Cerco sempre consigli. Hai mai avuto una brutta esperienza? Una volta sono andato in un posto che mi faceva pagare un prezzo eccessivo per semplici riparazioni. È frustrante. Confronto sempre i prezzi prima di prendere una decisione. Lezione 4. Pianificare in anticipo. Ciao Anna, che ne dici di incontrarci alle 13? Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per prepararci. Ciao John, il 13 sembra fantastico. Per cosa dobbiamo prepararci? Dobbiamo finalizzare la nostra presentazione per l'incontro. Hai iniziato la tua parte. Sì, ho redatto le mie diapositive. Devo solo lucidarli. E il tuo?
Anch'io ho quasi finito. Devo solo aggiungere alcune immagini. Pensi che dovremmo esercitarci insieme? Decisamente. La pratica ci aiuterà a sentirci più sicuri. Dove dovremmo incontrarci? Che ne dici del bar in fondo alla strada? È tranquillo e ha un buon caffè. Perfetto! Posso portare il mio portatile. Ci vediamo un po' prima per bere qualcosa. Sicuro. Puntiamo alle 12:30 all'ora. Questo ci dà il tempo di ambientarci. Lezione 5. Routine scolastica. Buongiorno Anna, qual è la tua routine mattutina prima di andare a scuola? Ciao John, mi vesto e faccio colazione veloce. E tu? Di solito prendo lo scuolabus dopo colazione. È sempre fretta. Vado a scuola con mio fratello. Parliamo delle nostre lezioni. Cosa studi? Nella mia classe abbiamo matematica e scienze. La matematica è impegnativa ma interessante. Anche a me piace la scienza. Stiamo imparando a conoscere gli ecosistemi in questo trimestre. Sembra affascinante. Hai qualche argomento preferito a scuola? Adoro la storia. Imparare a conoscere il passato è così emozionante. E tu? Mi piace la letteratura. Leggere storie diverse apre nuovi mondi. Lezione 6. Fuggire dalla quotidianità. Ehi Anna, ho davvero bisogno di una pausa dal trambusto. Ciao Giovanni, capisco perfettamente. Voglio scappare in un posto dove sia tranquillo. Esattamente. A che tipo di posto stai pensando? Da qualche parte nella natura, magari in una baita in riva al lago. E tu? Mi piacerebbe una destinazione sulla spiaggia. Il suono delle onde è così rilassante. Sembra perfetto. Hai in mente un posto specifico? Sto pensando a una piccola isola. Sarebbe bello staccare la spina per un po'. Sono d'accordo. Una disintossicazione digitale potrebbe davvero aiutare a ricaricare le nostre menti. Decisamente. Dovremmo organizzare una vacanza insieme un giorno. Sarebbe così divertente. Lezione 7. Shopping per l'avventura. Ehi Anna, non vedo l'ora di andare a fare shopping e prepararmi per la nostra avventura. Ciao Giovanni, anch'io. Cosa intendi acquistare? Mi servono degli scarponi nuovi da trekking e uno zaino. E tu? Sto cercando una macchina fotografica per catturare tutti i momenti più belli. Ottima idea. Hai in mente un modello specifico? Sto pensando a uno compatto e facile da trasportare. Hai controllato qualche negozio? Sì, ho trovato un negozio che ha buone recensioni. Dovremmo andare insieme. Sembra divertente. Possiamo confrontare i prezzi e aiutarci a vicenda nella scelta. Esattamente. Inoltre è sempre più divertente fare acquisti con un amico. Di sicuro. Facciamo un elenco di tutto ciò di cui abbiamo bisogno prima di partire. Buon piano. In questo modo non dimenticheremo nulla di importante. Lezione 8. Pianificazione delle attività. Ciao Anna, volevo riferirti ai nostri piani.
Abbiamo un programma alla reception per il tuo evento. Ciao John. Sì, ho controllato prima. Hanno tutto organizzato. È fantastico. A che ora inizia la prima attività? Inizia alle 10. Dovremmo arrivare un po' prima per sistemarci. Concordato. Mi piace essere puntuale. Quali attività non vedi ora di fare? Sono entusiasta del workshop sulla fotografia. E tu? Non vedo l'ora che arrivi l'escursione. Esplorare nuovi sentieri è sempre emozionante. Sì, e lo scenario sarà fantastico per la tua fotografia. Decisamente. Assicuriamoci di avere tutta la nostra attrezzatura pronta la sera prima. Lezione 9. Abilità di ricerca. Anna, come possiamo diventare ricercatori attivi ed efficaci nelle nostre classi? Ciao John, penso che tutto inizi con il porre le domande giuste. Cosa ne pensi? Assolutamente. Porre domande chiare porta a risultati di ricerca migliori. Inoltre, l'utilizzo di fonti affidabili è fondamentale. Dobbiamo valutare le informazioni che troviamo. Giusto. È importante distinguere tra fonti credibili e non credibili. Hai qualche consiglio per gestire le domande difficili degli studenti? Per gestire domande difficili ho intenzione di mantenere la calma e pensare prima di risponderle. Questa è una buona strategia. Prendersi un momento può aiutarci a fornire una risposta ponderata. Sì, e mostra agli studenti che va bene prendersi del tempo per pensare. Esattamente. Incoraggiare il pensiero critico è la chiave per un apprendimento efficace. Incorporiamo queste idee nella nostra prossima lezione. Lezione 10. Gestire le sfide in classe. Ehi Anna, cosa ne pensi della gestione delle sfide in classe? Ciao John, è sicuramente importante avere delle strategie in atto. Cosa suggerisci? Credo che costruire solide relazioni con gli studenti possa aiutare. Hanno bisogno di sentirsi a proprio agio. Assolutamente. Quando gli studenti si fidano di noi, sono più propensi a impegnarsi. Penso anche che sia fondamentale stabilire aspettative chiare fin dagli inizi. Sì, questo aiuta a creare un ambiente strutturato. Come gestisci le interruzioni? Per quanto riguarda le interruzioni, cerco di affrontarle con calma e di reindirizzare l'attenzione. Questo è un approccio intelligente. Rimanere composti dà il buon esempio. Esattamente. Credo nell'incoraggiare un comportamento positivo e gli argomenti difficili. Trovo utile creare uno spazio sicuro per la discussione. Incoraggia l'apertura. Ottimo punto. Condividiamo queste tecniche anche con i nostri colleghi. Lezione 11. Questioni globali. Ehi Anna, è allarmante il modo in cui alimentano il fanatismo del terrore e tormentano la vita di milioni di persone nelle nazioni fratturate di tutto il mondo. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. È straziante vedere l'impatto su persone innocenti. Cosa pensi che causi questo tipo di estremismo? Credo che la mancanza di istruzione e di opportunità giochi un ruolo importante. Le persone spesso si rivolgono a gruppi radicali spinte dalla disperazione. Questo ha senso.
L'accesso all'istruzione può responsabilizzare le persone e aiutarle a trovare percorsi migliori. Esattamente. Promuovere la pace e la comprensione è essenziale. Hai letto qualche articolo su iniziative che aiutano in questo settore? Sì, ho letto di programmi comunitari incentrati sul coinvolgimento dei giovani. Mirano a fornire alternative alla violenza. Queste iniziative sono vitali. È incoraggiante vedere gli sforzi compiuti. Cosa pensi che le persone possano fare per aiutare? Sensibilizzare e sostenere le organizzazioni che promuovono la pace può fare la differenza. Ogni piccola cosa conta. Assolutamente. L'azione collettiva può portare cambiamenti significativi nelle nostre comunità e oltre. Lezione 12. Suggerimenti per principianti. Buongiorno Anna, è impressionante. Qualche consiglio per i principianti che vogliono migliorare le proprie capacità? Ciao Giovanni, certo. Esercitati regolarmente e sii paziente con te stesso. Il progresso richiede tempo. Ottimo consiglio. Quanto spesso consigli di esercitarti? Idealmente, la pratica quotidiana aiuta a costruire coerenza. Anche brevi sessioni possono essere efficaci. È fattibile. Che ne dici di stabilire degli obiettivi? Stabilire obiettivi piccoli e raggiungibili ti mantiene motivato. È gratificante vedere i progressi. Mi piace l'idea. Hai qualche obiettivo specifico su cui stai lavorando? Mi sto concentrando sul miglioramento delle mie capacità di scrittura. Cerco di scrivere un po' ogni giorno. È un obiettivo fantastico. Dovrei fare qualcosa di simile per migliorare le mie capacità comunicative. Decisamente. Anche condividere il tuo lavoro con altri può fornire un feedback prezioso. Lo terrò a mente. L'incoraggiamento da parte dei colleghi può essere davvero motivante. Lezione 13. Strategie di negoziazione. Ehi Anna, creare un ambiente positivo per la nostra negoziazione è fondamentale. Ciao Giovanni, sono assolutamente d'accordo. Una buona atmosfera può portare a discussioni più produttive. Quali pensi siano alcuni elementi chiave di un ambiente positivo? L'ascolto attivo e il rispetto sono essenziali. Tutti dovrebbero sentirsi ascoltati e apprezzati. Esattamente. Inoltre mantenere un atteggiamento calmo può aiutare ad allentare le tensioni. Sì, è importante rimanere concentrati sulle soluzioni piuttosto che sui problemi. Concordato. Seguendo questi principi possiamo garantire un processo negoziale di maggior successo. Decisamente. Penso che stabilire un terreno comune possa anche rafforzare la nostra posizione. Questo è un ottimo punto. Trovare interessi condivisi può favorire la collaborazione. Lezione 14. Prospettive storiche. Ciao Anna, hai mai pensato all'immagine delle persone che vivevano e lavoravano lungo il fiume Mississippi? Ciao Giovanni, sì, è affascinante considerare la loro vita quotidiana e le loro lotte. Cosa ti colpisce? La resilienza e lo spirito delle comunità sono impressionanti. Hanno affrontato molte sfide ma hanno continuato a prosperare. Assolutamente. Il fiume era per loro sia una risorsa che una sfida. Come ha plasmato la loro cultura?
ha influenzato la loro economia e il loro modo di vivere, collegandoli al commercio e ai viaggi. Decisamente. Anche la musica, il cibo e le tradizioni riflettono la ricca storia della regione. Mi piacerebbe saperne di più su come questi elementi si sono evoluti nel tempo. Anche io. Esplorare le storie locali può fornire spunti preziosi sulle loro esperienze. Pianifichiamo di leggere alcuni libri o guardare documentari a riguardo. Lezione 15. Logistica di viaggio. Ciao Anna, se vuoi esplorare le campagne puoi prendere un autobus o un treno per la città più vicina e poi noleggiare un'auto per spostarti. Ciao John, mi sembra un ottimo piano. Quanto tempo ci vuole per arrivare in città in autobus? Di solito ci vogliono circa 2 ore. Lo scenario è bellissimo lungo la strada. Carino. Noleggiare un'auto ti dà più flessibilità. Sai quali compagnie di noleggio sono disponibili? Sì, ci sono alcune opzioni alla stazione. È meglio prenotare in anticipo, soprattutto durante l'alta stagione. Buona idea. Non vorrei perdere l'esplorazione. Quali posti consigli di visitare? Ci sono alcuni meravigliosi parchi nazionali nelle vicinanze e affascinanti paesini da scoprire. Sembra perfetto. Amo immergermi nella natura e nella cultura locale. Anche io. Dovremmo pianificare insieme il nostro itinerario per sfruttare al massimo il viaggio. Lezione 16. Strategie di gestione. Buongiorno Anna, ho pensato a strategie di gestione efficaci. Hai qualche idea? Ciao Giovanni. Sì, una strategia importante è coinvolgere il team nel processo decisionale. Solleva il morale. Concordato. Dare potere ai dipendenti può portare a risultati migliori. Che ne dici di discuterne con il nostro team? È un'ottima idea. Raccogliere il loro contributo può fornire spunti preziosi. Quali argomenti dovremmo trattare nella nostra discussione? Potremmo concentrarci sulle sfide attuali e fare brainstorming insieme sulle soluzioni. Perfetto. In questo modo tutti si sentono inclusi e coinvolti nel processo. Esattamente. Inoltre, incoraggia la collaborazione e rafforza le dinamiche del team. Non vedo l'ora di vedere come queste strategie miglioreranno il nostro afflusso di lavoro. Lezione 17. Pratiche di consapevolezza. Ehi Anna, hai mai provato a iniziare con pochi minuti di consapevolezza ogni giorno? Ciao Giovanni. Sì, è un ottimo modo per facilitare la pratica. Su cosa ti concentri? Mi piace concentrarmi sulla respirazione. Aiuta a schiarirmi la mente e a ridurre lo stress. Questo è un buon approccio. Trovo utile fissare ogni giorno un momento specifico per la consapevolezza. Decisamente. La coerenza rende più facile sviluppare l'abitudine. Per quanto tempo ti alleni di solito? Inizio con 5 minuti e lo aumento gradualmente. E tu? Ho iniziato con soli 3 minuti e ora punto a 10. È incredibile quanto sia d'aiuto. Lo è davvero. Condividiamo suggerimenti su come rimanere motivati nella nostra pratica. Lezione 18. Potenziale di crescita.
Buongiorno Anna, hai considerato come possiamo sottolineare il nostro potenziale di crescita nel prossimo incontro? Ciao Giovanni, sicuramente. Penso che mostrare i nostri risultati aiuterà. Concordato. Menzionerò i nostri piani di espansione e l'impatto positivo sulla nostra comunità. Questo è un ottimo punto. Evidenziare le nostre storie di successo può ispirare fiducia. Esattamente. Dovremmo anche discutere degli obiettivi futuri e di come intendiamo raggiungerli. Sì, stabilire obiettivi chiari dimostra il nostro impegno per la crescita. Credo che avrà una buona risonanza con il nostro pubblico. Assolutamente. Prepariamo alcuni elementi visivi per supportare la nostra presentazione. Buona idea. Le immagini possono rendere i nostri punti più convincenti e memorabili. Lezione 19. Qualifiche lavorative. Ehi Anna, pensi che sia giusto fare un lavoro anche se altre persone sarebbero molto più qualificate per quel lavoro? Ciao John, è una domanda difficile. A volte può trattarsi di acquisire esperienza, giusto? Vero. Penso che tutti meritino la possibilità di mettersi alla prova, anche se non sono i più qualificati. Esattamente. Inoltre, prospettive diverse possono portare nuove idee sul tavolo. Sì, naturalmente tutti noi vogliamo aiutare il nostro team ad avere successo. Si tratta di collaborazione. Sono d'accordo. Incoraggiare i membri meno esperti può portare alla crescita di tutti i soggetti coinvolti. Ti sei mai trovato in una situazione in cui hai dovuto fare un passo avanti nonostante ti sentissi sottoqualificato? Sì, sicuramente. È stato impegnativo, ma ho imparato molto. E tu? Lo stesso qui mi ha spinto a sviluppare competenze che non sapevo di avere. Lezione 20. Checkpoint di sicurezza. Ciao Anna, hai visto i nuovi controlli di sicurezza all'ingresso? Ciao Giovanni, sì, è abbastanza evidente. Pensi che migliori la sicurezza? Assolutamente. È essenziale garantire la sicurezza di tutti nei luoghi pubblici. Sono d'accordo. Può essere scomodo, però, hai riscontrato lunghe code? Sì, l'ho fatto, ma penso che sia una precauzione necessaria. Quali sono i tuoi pensieri? Penso che sia un buon equilibrio tra sicurezza e comodità. Giusto. È importante sentirsi sicuri e allo stesso tempo poter accedere facilmente ai luoghi. Esattamente. Forse possono migliorare il processo per ridurre al minimo i tempi di attesa. Sarebbe l'ideale. Una sicurezza efficiente può fare una grande differenza per tutti. Lezione 21. Attualità. Buongiorno Anna, hai sentito delle recenti proteste avvenute nella nostra città? Ehi Giovanni? Sì, è stato su tutte le notizie. Cosa ne pensi di loro? Penso che sia importante che le persone esprimano le loro opinioni. Le proteste possono portare al cambiamento. Assolutamente. È un modo per la comunità di esprimere le proprie preoccupazioni. Sai contro quali problemi specifici stanno protestando? Credo che riguardi principalmente la giustizia sociale e le politiche ambientali. Queste sono questioni critiche. È stimolante vedere le persone unirsi per una causa.
L'unità in una comunità può essere potente. Hai pensato di partecipare? Non ho ancora deciso, ma ci sto pensando. Potrebbe essere una buona esperienza formativa. Lezione 22. Elementi essenziali per il viaggio. Ehi Anna, quando fai le valigie per un viaggio, quali sono gli elementi essenziali che non dimentichi mai? Ciao John, sicuramente un caricabatterie portatile. È un vero toccasana quando si viaggia. Ottima idea! E ne dici di un cuscino per il collo per il massimo comfort nei lunghi viaggi? Assolutamente. Un cuscino per il collo fa un'enorme differenza durante i voli o i viaggi in macchina. Quali altri articoli ritieni siano indispensabili? Metto sempre in valigia una bottiglia d'acqua riutilizzabile. Rimanere idratati è così importante. Buona chiamata. Gli spuntini sono essenziali anche per i lunghi viaggi. Qual è il tuo snack da viaggio preferito? Adoro il mix di tracce. È sano e facile da trasportare. E tu? Preferisco le barrette di cereali. Sono veloci e mi danno energia quando ne ho bisogno. Lezione 23. Connessioni client. Ehi Anna, hai mai pensato a quanto sia importante mantenere una relazione positiva con il cliente? Assolutamente sì, Giovanni. Può davvero creare o distruggere un business. Quale pensi sia la chiave per una buona relazione? Credo che la comunicazione sia essenziale. Mantenere i clienti informati dimostra che diamo valore al loro tempo. È vero, aggiornamenti regolari possono prevenire malintesi. Quanto spesso pensi che dovremmo contattarci? Direi almeno una volta alla settimana, a seconda del ritmo del progetto e la gestione dei reclami. Affrontare rapidamente i reclami è fondamentale. Dimostra che ci preoccupiamo della loro esperienza. Qual è il tuo approccio? Cerco prima di ascoltare e poi di offrire soluzioni. È importante farli sentire ascoltati. Esattamente. L'empatia gioca un ruolo enorme. Pensi che dovremmo personalizzare le nostre interazioni? Decisamente. Usare i loro nomi e ricordare i dettagli fa un'enorme differenza. Giusto. Aggiunge un tocco personale. Hai mai utilizzato sondaggi di follow-up? Sì, questi possono fornire un feedback prezioso. Ci aiuta anche a migliorare i nostri servizi. Di sicuro. Coinvolgere i clienti dopo il progetto può mantenere forte la relazione. Come segui di solito? Invio un'email di ringraziamento e chiedo i loro pensieri sul nostro lavoro. Apre la porta a progetti futuri. Lezione 24. Delizie locali. Buongiorno Anna, hai trovato qualche nuovo cibo locale di recente? Sì, ieri ho mangiato dei tacos fantastici. E tu? Ho scoperto un posto fantastico per il sushi. Aveva un pesce così fresco. Sembra delizioso. Adoro il modo in cui la cucina locale riflette la cultura. Cosa pensi che dovremmo provare dopo? Che ne dici di esplorare un po' di cibo da strada? Spesso è il più autentico. Ottima idea. I venditori ambulanti di solito hanno ricette uniche. Hai dei preferiti? Mi piacciono molto i panini banh. La combinazione di sapori è incredibile.
Ho sentito che sono fantastici. Mi piacerebbe provarne uno. Qual è la tua parte preferita del cibo locale? Penso che sia l'esperienza. Mangiare dove mangia la gente del posto è sempre divertente. Sì, e ci si sente più connessi alla comunità. Hai provato qualche dessert? Oh, assolutamente. I dolci locali qui sono paradisiaci. Anch'io sono un grande fan dei dolci. Dovremmo organizzare presto un tour gastronomico. Sembra un piano delizioso. Esplorare nuovi gusti è sempre emozionante. Lezione 25. Avventure tropicali. Ciao Anna, hai mai pensato ad una vacanza tropicale? Sì, mi piace l'idea. Le spiagge e la natura sono così rinfrescanti. Qualche consiglio specifico? Se ami le spiagge, le Hawaii sono stupende. Lo scenario è mozzafiato. Ho sempre desiderato visitarlo. Che attività consigli lì? Lo snorkeling è un must. La vita marina è vivace e diversificata. Sembra fantastico. Mi piacciono anche gli sport acquatici. E le escursioni? Assolutamente. Ci sono bellissimi sentieri con panorami incredibili. Mi piacerebbe esplorare le cascate. Hai un posto preferito per le escursioni? Il sentiero Calalao è indimenticabile. È impegnativo ma vale ogni passo. Sembra un'avventura. Che ne dici della cucina locale mentre siamo lì? Sicuramente da provare le poke bowl. Sono freschi e pieni di sapore. Yum! Non vedo l'ora di sperimentare anche la cultura locale. Questa è la parte migliore. Immergerci nello stile di vita locale. Lezione 26. Esperienze culinarie. Anna, hai esplorato qualche nuova cucina ultimamente? Sì, ho provato del fantastico cibo indiano. Le spezie erano incredibili. La cucina indiana è ricca di sapori. Adoro la varietà. Che piatti hai provato? Avevo pollo al burro e naan all'aglio. Erano deliziosi. Grandi scelte. Mi piace provare diversi piatti regionali. Altre cucine che consigli? Anche il cibo thailandese è fantastico. L'equilibrio tra dolce e piccante è perfetto. Sono d'accordo. Qual è il tuo piatto thailandese preferito? Adoro davvero il pad thai. È così soddisfacente. E tu? Sono un fan del curry verde. È ricco e aromatico. Dovremmo assolutamente provare a cucinare alcuni di questi piatti insieme. Sarebbe divertente. Cucinare può essere un ottimo modo per conoscere culture diverse. Assolutamente. Inoltre, possiamo goderci i risultati insieme. Cos'altro pensi che dovremmo esplorare? Magari un festival gastronomico. È un ottimo modo per assaggiare molti sapori contemporaneamente.